Da questo Ecuador non ci aspettavamo di certo tutto quello che è successo fino ad ora. È così piccolo rispetto agli altri giganteschi paesi della regione che fa quasi tenerezza, eppure sembra un concentrato di avventure ed emozioni mai visto prima. Finora abbiamo in ordine sparso fatto il formaggio a 3700 metri, suonato con un signore al mercato indigeno più grande del Sud America, assistito a un compleanno di 2 settimane a Quito, ci hanno rubato il portafoglio, abbiamo più o meno assaggiato un porcellino d'India, camminato sull'equatore, siamo stati messi KO dall'altitudine e ci siamo persi a 3700 metri. Ma la cosa bella è che questo è solo l'inizio della storia. Oggi infatti proseguono le emozioni ad alta quota, le sorprese inaspettate e c'è spazio anche per fare il punto della situazione e di quello che stiamo combinando. Buongiorno ragazzi da Riobamba, un risveglio completamente diverso rispetto agli ultimi giorni tra le montagne. Infatti qua siamo in città, mercato principale, si chiama Mercato della Merced, mercato tra l'altro che ci dà il benvenuto così, diciamo con così, esattamente. Questo portazucchero Alquanto eloquente direi. Insomma, cominciamo con una bella colazione con l'uovo, un pane, succo di mora, caffè e chiappe. Anche oggi ci accompagna questo bellissimo sole che è stato con noi anche nei giorni scorsi alla Esperanza, dove appunto abbiamo fatto questa parentesi rispetto al viaggio, e invece adesso ripartiamo, quindi zaino in spalla. Siamo arrivati qui ieri sera, abbiamo dormito in un hotel qui, in una stanza molto interessante, dopo ve la facciamo vedere, però oggi facciamo già il check out e ci spostiamo, quindi nel frattempo siamo venuti, mamma che casino, proprio a vedere il centro di Riobamba. A me questo posto ha subito ricordato un altro posto che poi ritorna sempre in tutto il mondo, Reggio Calabria. Reggio Calabria, cosa ragazzi, c'entra? come cosa c'entra? Niente! Ci assomiglia c'è tantissimo. pure il Cimboraso là in fondo. Vabbè sì, c'è il Cimboraso, a Reggio quello non c'è. Per ora. Però c'è l'Etna, quindi cosa per vogliamo ora, dire? perché cresce un vulcano nella notte. C'è l'Etna comunque con vista sull'Etna, in effetti ricorda molto, anche perché chiaramente gli spagnoli, come a Reggio Calabria, anche qua hanno fondato una città, quindi comunque c'è il tocco spagnolo. Sì. Di fronte a noi c'è la cattedrale. Questa qui è Piazza Maldonado, che è una delle tantissime piazze di questa città, ce ne sono a non finire, ma è quella centrale, perché questa è la prima città pianificata di tutto l'Ecuador. Cosa è successo? Gli spagnoli l'hanno costruita alla fine del 1500, ma da un'altra parte. Poi c'è stato un fortissimo terremoto, quindi si è deciso di spostare tutto, di ricostruire da zero in una zona dove non c'era nulla. Quindi hanno pianificato la città partendo da un centro, che è appunto questa piazza, e facendo poi tutte le strade che si diramano da qui. Quest'altra piazza è chiamata la Piazza Rossa e direi che ha la vista migliore di tutti, ragazzi. Guardatelo lì in fondo, il mitico Chimborazo, il Chimbi, come l'abbiamo chiamato in questi giorni, e da questa parte invece ci sono tutti i banchetti che vendono artigianato locale e non solo, perché vengono anche da Otavalo per vendere la merce. Una piazza con tutte le sarte, non l'avevamo ancora vista, qua si confezionano proprio in diretta tutti i vestiti del mercato. Oggi ragazzi è stata un po' dura svegliarsi, ecco, tipo un piccolo dietro le quinte di quello che ci succede, soprattutto perché questa cosa di salire a 4000, poi scendere a 2005 dove ci troviamo adesso, e il caldo, il freddo, la notte si congela sotto le coperte, di giorno eccoci qua con la maglietta a maniche corte, ragazzi proprio t'ammazza. Anche l'altitudine, chiaramente anche quella ti accorcia il fiato, quindi ragazzi mi sa che questo sarà proprio delle chiaviche. Siamo delle chiaviche, ma è un po' anche inevitabile. Sì. In
questo momento, sparsi per tutto il centro storico, ci sono degli studenti che sono seduti un po' a tutti gli angoli. Qua ne abbiamo 1, 2, 3, 4, ma anche dall'altro lato c'è un'altra ragazza seduta lì, che stanno facendo degli schizzi o dei disegni della città. Infatti il ragazzo, vedete, sta proprio disegnando un angolo della città. ¿Esta es por la universidad? Ajá. Ah, ok. ¿Es universidad de arte o de arquitectura? Arquitectura. Ok. Son muchos estudiantes acá que Sí. están haciendo lo mismo. Ok. Chao, gracias. Devo essere sincera, non ce l'aspettavamo così bella Riobamba, non è di certo famosa per essere una meta turistica apprezzata, però devo dire che ci sono tanti bei palazzi in tutto il centro storico, quindi architettonicamente non è niente male. In pratica ieri pomeriggio siamo arrivati qui a Riobamba, in teoria dovevamo continuare e andare verso Latacunga, che è un'altra cittadina un pochino più a nord, ma in realtà arrivando qua ci siamo detti che facciamo, magari cerchiamo un posto per stare, perché eravamo un po' andati, un po' stanchi, e quindi ci siamo messi a cercare e abbiamo trovato un hostal che si chiama Señoral. Cioè l'ostello perfetto per noi. No, esattamente señorial, cioè signorile. Che adesso vediamo la camera. In effetti è un gran bel posto, ragazzi, però per $10 noi abbiamo preso questa camera, che in realtà non è una camera perché sono tutte numerate, mentre la nostra è il vestuario. Con le istruzioni anche. Credo che sia una stanza un po' di fortuna che usano loro quando hanno bisogno. Insomma, questa è la stanza, che è minuscola, col bagno condiviso. Ecco, perfetta. Abbiamo chiuso tutti gli zaini e siamo già sull'autobus, un autobus bello grosso che ci porterà a Latacunga, dovrebbe essere circa 2 ore di viaggio. Andiamo verso nord in questo caso e ci abbiamo messo pochissimo a raggiungere la stazione degli autobus perché l'hotel era proprio lì accanto. Guardatelo lì in Chimborazo, ragazzi, stiamo passando proprio sotto. Questa è la stazione degli autobus, noi siamo arrivati proprio lì qualche minuto fa, ma abbiamo già trovato dove dormire, proprio qui di fronte. Qua passano i binari dei treni che però non ci sono e non passano, e questo è il posto che abbiamo trovato a 2 passi, $10 a notte, che non è male, e quindi staremo qui qualche giorno e con il terminal vicino sarà facilissimo spostarsi in tutta la zona e vedere che cosa c'è attorno. Come sentite, ecco, forse questo è un piccolo difetto del posto che abbiamo trovato, e questa è la stanza. Sembra di essere dentro un 7-Eleven, c'è lo stesso quando apri la porta del 7-Eleven. Comunque allora ci sono 5-6 hotel uno accanto all'altro, li abbiamo provati tutti. Molti erano hotel a ore in pratica, perché ci ha detto proprio quante ore, 24 ore solo la notte. Si viene qui a divertirsi, sì. Ecco, diciamo, questo non lo so se lo sia, a metà secondo me, una via di mezzo, però vabbè, era pulito, una ragazza molto carina, profuma tutto, $10 a notte. Abbiamo detto prendiamoci sta stanza a 2 passi dal terminal. Sì, questa è la stanzetta, addirittura con il sofà rojo, infatti il rojo è il colore dell'amore. questo è come si chiama? Il letto, e da questo lato c'è il bagno che è condiviso ma è a 2 passi, sempre con l'acqua calda. Stanotte sentiremo se ci saranno concerti nelle stanze qui accanto, in caso cominceremo anche noi con un bel concerto. Abbiamo la chitarra apposta, no? Eccola qui la zona, questo è il nostro hotel residenziale, ma ce ne sono diversi altri lì, un pochino più loschi. Andiamo a farci un piccolo giro qua attorno prima che faccia buio. Ci prendiamo un mini aperitivino prima di continuare l'esplorazione della città. Ecco qua la nostra merendina. Allora, questo è un Kimbolitos, che è in pratica cotto al vapore, fatto con la farina ed è dolce. Eccolo là. Com'è? Buono? Approvato? Molto dolce? No, giusto. Sembra una torta. Sembra una torta che però è stata fatta crescere, diciamo, e cuocere all'interno di una foglia di banano, forse.
Al vapore tutto al vapore, quanto. molto buona. E invece l'altra è l'humitas, che è in pratica fatta con la farina di mais e il formaggio. Questo dovrebbe essere salato, ma in realtà alla fine è leggermente dolce. Questo nella foglia della E pannocchia. questo è il tipico tamales, diciamo, Sì. di Sono farina. bruttini da vedere, ma buoni. Come sempre. Cosa stiamo combinando, ragazzi? Che ci facciamo alla Tacunga? Allora, dobbiamo un attimo chiarire, anche perché ci vuole una mappa, quindi ecco qua in mezzo magari mezzo a noi mettiamo la mappa. facciamo comparire una mappa proprio qui. Che cosa abbiamo combinato? L'altro giorno in pratica siamo andati con Alice e Daniele a vedere com'è la vita in una comunità indigena come quella della Esperanza. Siamo stati lì qualche giorno con loro e siamo stati benissimo, veramente è stato fantastico, è stato veramente una bellissima esperienza. L'abbiamo fatto subito perché poi loro sarebbero ripartiti, quindi non riuscivamo a incrociarci, quindi siamo scesi insieme da Quito, 4 ore circa di viaggio, e siamo arrivati alla Esperanza, che però è molto più a sud. Adesso invece siamo risaliti perché ci eravamo persi tutta questa parte, tutta questa zona, quindi per poterla esplorare abbiamo ripreso un paio di autobus e in 2 giorni, in pratica facendo delle tappe con molta calma anche, siamo tornati qui. Esatto, siamo tornati qui per esplorare adesso tutta questa zona. Tanto qua dietro, ragazzi, tutto bloccato, Traffico è tutto assurdo. bloccato. Ragazzi, stamattina aria dell'inverno, proprio si sente tantissimo. Siamo già in stazione, abbiamo preso qualcosina alla panaderia, bello fresco e croccantino, e andiamo a trovare l'autobus. Qua ci sono tutti gli ufficetti che vanno nelle varie zone qua vicino. Noi andiamo al Kilo Toa. Kilo Toa, ragazzi, è tipo il posto più figo di tutto il paese. Perfetto, gracias. Già fatto, ragazzi, già fatto, già pronti. Signore, sta dormendo? Ah, Kilo Toa, sì. Siamo solo noi. Siamo partiti, ragazzi, ma stiamo raccattando per strada un po' di gente. C'è addirittura il poliziotto che cerca, diciamo, clienti per l'autobus. Lo fanno in modo molto aggressivo, tutti quelli che passano. Salga, dove va? Salga lo stesso. E intanto salgono, funziona. Si raccatta un botto, si raccatta un botto. Piccolo stop all'autogrill. Paolo è appena sceso a cercare di comprare l'acqua da qualche parte, intanto qui c'è un odore di patatine perché è solita una signora che vende le patatine fritte alle 7:30 di mattina. Ma ragazzi, io sono sconvolta perché aveva tipo 10 cestini di patatine fritte con una roba sopra fritta, le ha vendute tutte. Ah, sì? È scesa con il coso vuoto. E il tempo di comprare l'acqua me la sono persa. Sì, No, prendiamo le patatine. Questa parte di Ecuador è sicuramente tra le più famose del paese, ma conserva comunque tutta l'essenza di questa terra e questo popolo. Ce ne siamo accorti dai passeggeri con noi sull'autobus che salgono e scendono in posti improbabili tra queste montagne. Ogni volta che l'autista si ferma mi chiedo come sia possibile che qualcuno viva proprio lì, in mezzo al nulla. Ci hanno fatto scendere dall'autobus per salire su una macchina. Ah, gracias. No, yo ya pago. Gracias. In pratica, siccome eravamo rimasti solo noi sull'autobus, sta pagando il signore. Ok, Gracias. E l'autista ha pagato. Invece di andare lui ci porta con la macchina. Arrivati all'ingresso, il Condor ci dà il benvenuto. 2 biglietti presi, $2 a testa. Questa è già la foto che si vede sul biglietto, ragazzi. Una giornata così bella, credo. Cioè, c'era tipo il 10% di possibilità di trovare una cosa del genere. E siamo quasi arrivati. Adesso si accede a questa sorta di piccolo villaggio che però sembra disabitato completamente. Qua c'era un negozio d'artigianato abbandonato. Sì, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ci ha detto che ci sono pochissimi turisti in questo periodo, incredibile, anche perché, ripeto, questo qua è uno dei posti più famosi di tutto l'Ecuador, Kilo Toa, il più famoso. Da quando siamo nel paese praticamente tutti ci hanno detto che non c'è turismo, è diminuito tantissimo il numero di persone che sta visitando il paese adesso ed è legato al fatto che è uno tra i paesi sconsigliati in questo momento. Infatti se si va a vedere sui vari siti della Farnesina o anche di altri governi, comunque ti dice di non venire in questo momento perché la situazione è molto pericolosa. In realtà è come tutti gli altri paesi, cioè bisogna fare attenzione a dove si va, ma in certe zone come quelle dove stiamo visitando noi, come potete vedere, la situazione è tranquillissima. Oddio, ragazzi,
Siamo al Mirador. Questa è la vista di fronte a noi. Che spettacolo! Mamma mia, ci sono le pecore in sottofondo. Il verde smeraldo dell'acqua. Questa giornata assurda. Ho già detto spettacolare, ragazzi. L'ho già detto, ma dove siamo? Sembra finto sto coso, sembra disegnato, cioè hanno buttato lì l'acqua, splaff, in mezzo a questo cratere vulcanico. Ma non hai più le parole. Non ho le parole. Allora, si vede che siamo proprio sul cratere che va giù dritto, proprio qua c'è la strada, addirittura la stradina sterrata, e qua brum, ma è tutta fatta così, ma sembra disegnata, sembra, non lo so che Poi abbiamo una fortuna oggi che si vede, guarda, in fondo si vede addirittura il Cotopaxi. Eccolo. Là sullo sfondo c'è un pezzettino. limpidissima questa giornata, perché abbiamo visto delle foto, si vede solo nuvole, si vedono solo nuvole, quindi il rischio era altissimo. Invece nulla, questo cratere vulcanico che si è riempito di acqua. Fino a 800 anni fa in realtà c'era un vulcano che ha fatto un'eruzione enorme, talmente forte che tutta la camera magmatica si è svuotata, il terreno è crollato e si è venuto a creare quello che vediamo adesso, questo cratere qui, che poi si è riempito negli anni di pioggia e di sorgenti sotterranee e si è creato questo lago verde. Guarda qua chi c'è. Gli sputatori professionisti. Qua ce ne sono. Piccolino. Guarda, si preparano. Sì, sono pronti a sputacchiare. 5 in tutto ce ne sono. Guarda, carucci, Questo in realtà dovrebbe essere un'alpaca più piccolino con tanto pelo, il muso più corto, mentre quelli un po' più rumorosi e un po' più arrabbiati, diciamo, pronti per lo sputo, sono i lama. Spuntino con questa vista qua. Direi che non c'è vista migliore per fare la seconda colazione. Quando serve la chitarra non c'è mai. Adesso ci voleva un bel inizio musicale per la sigla di questo momento leggenda. È arrivato il momento leggenda. Come sei gutturale, mamma mia, che suono profondo. Come i suoni della terra. Allora, le leggende cercano sempre di spiegare i misteri che la natura ha creato. In questo caso questa laguna per secoli ha attirato l'attenzione degli abitanti della zona. Ci sono varie storie che la raccontano, ma quella più famosa prevede un bell'intrigo amoroso. Un triangolo amoroso. Infatti i protagonisti sono Kilotoa, detta Brook, Illinizza, detta Ridge, e lì dietro Cotopaxi, che osserva da lontano questo intrigo amoroso che possiamo definire Thorn. Terzo incomodo, tipo. Sì, Quindi, o mi padre piace di che Ridge. abbiamo... Non so. Mi piace che abbiamo scelto i personaggi di Beautiful per raccontare una leggenda che ha secoli di tradizione. Vabbè, Però rende l'idea, perché Kilotoa, che è l'entità femminile, era innamorata di Illinizza, entità maschile, là sullo sfondo, quindi il vulcano là. Erano innamorati, una bella storia d'amore, ma Cotopaxi, geloso, si mette in mezzo e quindi inizia una lotta tra tutti e tre. La lotta tra tutti e tre. Sembra uno scioglilingua. E nella lotta Kilotoa si spezza e le scende una lacrima, e quella lacrima oggi è la laguna che vediamo, quindi questa laguna verde. Siamo talmente fortunati oggi che li vediamo proprio i protagonisti, perché Tutti in genere e tre sono coperti, invece sono proprio qui davanti a noi e si vedono a distanza. E devo dire che il Cotopaxi, che la sbuca da dietro le montagne, rende proprio l'idea quello che si intrufola nella storia d'amore, insomma. Non è un caso, ragazzi, se le telenovelas sono nate proprio in Sud America, ricordiamoci questa cosa. Infatti queste storie, questi intrighi li conosciamo bene. Insomma, tu alla fine, Angela, per chi tifi tra Ridge e Thorn? Per Ridge e Brooke, no? Ma Storia classico. d'amore. Vabbè, l'amore deve vincere su tutto. Ridge e Brooke together forever, cioè proprio non ne usciamo. Mascellone a non finire.
Attenzione, cuidado con il precipizio, quindi bisogna stare attenti. In effetti alla fine le barriere non sono tantissime, anche perché è impossibile diciamo mettere in sicurezza quelli che sono 10 chilometri di circonferenza e di camminata anche, quando invece all'interno il diametro è di 3 km, cioè non sembra sinceramente vederlo così dall'alto, ma in effetti sono ben 3 km da un lato all'altro della laguna. Manco a dirlo ragazzi, siamo sui 4000 metri, adesso siamo anche nella parte un pochino più alta del cratere, quindi si può vedere tutto quanto, anche i due montagnoni di cui parlavamo prima si vedono anche meglio, e a 360 gradi vediamo un po' tutto dall'alto. 4000 metri ragazzi che insomma si finisce sempre lì, dai 2005, 2008 e 4000 metri, queste sono bene o male le altitudini a cui ci si trova. Fa stranissimo se ci pensi, sì. Perché in Italia per andare a 4000 metri ti sei fatto una scalata, ma anche andare a 2005 veramente, invece qua sei quasi sempre, se stai sulle Ande, a questa altitudine, sì. Quindi ci vuole un po' abituarsi, devo dire, il fiatone rimane sempre, si sente sempre di più la fatica. È però, molto secco anche. Pian piano che andiamo avanti ci stiamo un po' più abituando. Infatti sì, è vero, secchissimo. Molto secco. Anche quello, sì. E di qua invece vediamo adesso tutta la vista anche da questo lato, dove si vedono tutti i campi coltivati, perché comunque è terreno vulcanico, quindi molto fertile. Questo è uno dei Mirador, hanno messo queste due figure che sembrano degli spaventapasseri, che appunto si fanno la foto da qui. La profondità della laguna è di 250 metri e il colore dell'acqua cambia tantissimo a seconda del tempo. Pensate che può diventare anche molto più verde smeraldo se ci sono delle nuvole sopra che creano un effetto di luce particolare. Questo colore è legato ai minerali che sono disciolti nell'acqua, le pietre sulfuree che si trovano sul fondo e che sono pietre gialle. Infatti in Quichua la parola Quilotoa significa dente giallo, oppure, per ricollegarci alla leggenda che dicevamo prima, principessa gialla. Ora ragazzi siamo spostati nella parte più turistica, ci sono diverse strutture, punti panoramici da questo lato, tutto fatto in legno con queste passerelle. Li stanno costruendo ancora perché questa è la parte più importante diciamo del paesello, perché è proprio qui al Mirador, e anche qua chiaramente la vista è incredibile. Noi però forse preferiamo un po' la parte un pochino più nascosta. Ecco qua la vista che si ha da qui. Questo è un Mirador di quelli proprio più moderni, stile Instagram, TikTok, con il cuore dietro si fa la foto, e questa parte ha un accesso che si paga a $1. È sabato, è quasi mezzogiorno, c'è un sole bellissimo, visibilità che credo sia incredibile per un luogo del genere, perché si vede tutto perfettamente per chilometri, eppure c'è pochissima gente ragazzi. Pochissimo, guardate, saremo una decina qua adesso in questo momento. Pazzesco e assurdo anche. Allora, se da un lato possiamo dire siamo contenti perché comunque ce lo godiamo tutto per noi questo posto magico, dall'altro ci dispiace tantissimo perché ci rendiamo conto che ci sono delle comunità come questa che vivono sul turismo, e quando non c'è è davvero un problema, è tutto chiuso, ci sono ristoranti, bar, ostelli, negozi di souvenir, ma è tutto chiuso o pochissime attività aperte. La maggior parte dei turisti sono turisti locali che vengono dall'Ecuador, i turisti stranieri sono pochissimi, appunto per quello che dicevamo prima, che tutti i governi sconsigliano questo paese in questo momento. Però, senza ragazzi, distinguere però. Sì, senza distinguere le zone, perché in realtà tutta questa zona è tranquillissima, incredibile, e quindi venite in Ecuador ragazzi, non ce lo fa dire la Proloco, però venite in Ecuador perché ne vale veramente la pena. Cioè 3/4 del paese o più sono tranquillissimi, quindi venite. Ma questo lama come è stato tutto agghindato. Ora siamo alla fermata, le signore, i cagnolini. Ah, qui dietro cosa sta combinando il barboncino? C'è la signora tutta sberluccicante, ha detto che comunque dovrebbe passare a breve. E infatti, eccolo lì, eccolo lì. Guarda, le signore hanno visto il futuro. Ah, perfetto. Nos vamos a Zumbawa. Un bel film di azione e combattimento qui sul mega schermo. La signora si è seduta qui davanti e adesso noi scendiamo a Zumbawa, dove tra l'altro è giornata di festa perché è il giorno della feria. Eccoci ragazzi, questo è Zumbawa, un paesino qua in mezzo alle Ande, e qua c'è qualcosa, sembra esserci una riunione o qualcosa, perché c'è un po' di gente che chiacchiera e se la urla.
Questo è il mercato che occupa tutta la piazza centrale. Il mercato a quest'ora è molto più tranquillo, si sta un po' svuotando, il picco è la mattina molto presto, infatti quando siamo passati questa mattina per andare alla laguna c'era un bel movimento, invece adesso si sta ben calmando. Qui vengono un po' da tutta la zona circostante a vendere la loro merce, sia tessuti che proprio cibo. Vediamo, questa è tutta la zona del cibo, quel poco che è rimasto c'è pure vedi? Ah, che bel formaggio! Le formaggelle come quelle che si fanno alla Speranza. Che posizione che ha questo paesino, circondato dalle montagne là dietro. Pensate che adesso è il momento in cui è più vivo perché è il sabato, immaginiamoci negli altri giorni della settimana com'è tranquilla la vita qui. Non ci sono tantissimi posti per mangiare, abbiamo trovato quello della signora che ci ha ispirato tantissimo. Questo è un bel posticino, c'è anche il signore che ci ha detto che è molto ricco, ci ha detto prima. Ci siamo buttati, quindi solito almuercito, si parte con la zuppetta di quinoa con delle belle patatone dentro. Stavamo chiacchierando io e Angela, ci siamo dimenticati di far vedere il piatto. Il piatto era riso, pollo, verdura, c'era un pochino di insalata e fagioli, tutto qua. Comunque buono. Noi ci siamo persi perché stavamo parlando del fatto che tutte attorno a noi ci sono persone che non parlano spagnolo, cioè per loro lo spagnolo è la seconda lingua, quindi quando ti vedono parlano spagnolo, ma tra di loro parlano quichua. Diretto nel paese dove tutte queste case in pratica sono tutte quante ancora non finite, c'è addirittura una pizzeria. Cosa ci fa una pizzeria qua? Incredibile. Siamo entrati nella mini chiesetta di Zumbawa e c'è questa porta in legno dove sono intagliate tutte queste immagini che rappresentano esattamente quello che abbiamo appena visto, cioè il mercato, le signore al mercato con tanto di cappellino tradizionale, lì che lavorano nei campi, qui sotto con gli animali, quindi tutte queste scene che sono comunque di vita quotidiana, e invece dall'altro lato della porta della chiesa, entrando in chiesa, Le scene classiche, religiose. sì, quindi quelle che riguardano Gesù in croce, che risorge, e quindi c'è questo contrasto tra l'esterno e l'interno all'interno di questa mini chiesetta con tutto il tetto in legno. Guardate che effetto che fa visto dall'alto, e questo dualismo c'è anche all'interno proprio della chiesa, perché qui sull'altare sopra il leggio c'è questa sciarpa che è fatta con i motivi che vengono utilizzati proprio qui. Questo è solo l'inizio dell'esplorazione di quest'area, perché nel prossimo video, ragazzi, faremo una vera e propria follia. A tratti si rischia veramente di scivolare. Ci siamo seduti un attimo, ragazzi, il cuore sta andando a 1000. Ora gira un po' la testa, Resta incredibile, ragazzi, come hanno fatto. Siamo passati un attimo dal supermercato e qui, ragazzi, si stanno preparando per le feste di Natale. Sono tutti addobbati, sono tutti vestiti sulla scala e fanno le foto. Bene, ragazzi, abbiamo comprato un po' di roba per stasera. Abbiamo anche questa stranissima bottiglia d'acqua da 3,5 litri. Questa non l'avevo mai vista, sinceramente. Direi proprio di no. Noi, ragazzi, da qui vi salutiamo dall'Atacunga mentre urlano le signore dell'auto. Ma c'è un bel casino, devo dire. Noi ci vediamo al prossimo video. E niente, aspetta, ragazzi, prepariamoci. Iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, cosa ci conviene attraversare adesso? Sì, ora è il momento. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.